Lo sapete che l'arancia, il limone e questo agrume cicciottoso chiamato pomelo sono tutti imparentati? Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi parliamo di agrumi, botanicamente il genere Citrus. È un gruppo molto diversificato che conta più di 100 specie, anche se la classificazione è ancora incompleta, e qui ne abbiamo un po' di quelli che possiamo trovare nei nostri supermercati. Abbiamo mandarini, clementine, abbiamo pompelmi, cedri, abbiamo il limone, le limette, abbiamo il bergamotto e qualche cos'altro. Pensate che sono coltivati da più di 4.000 anni e a oggi l'agrume più importante per la coltivazione è sicuramente l'arancia. Il primo paese produttore è il Brasile. A proposito di arancia e di limone, vi faccio un quiz e risponderò alla fine. Secondo voi contiene più vitamina C della spremuta d'arancia o la spremuta di limone? Di solito associamo gli agrumi ai paesi del Mediterraneo, alle zone come la nostra Sicilia o la Calabria. Molti di voi probabilmente però saranno sorpresi di sapere che gli agrumi arrivano dall'Asia e le prime fonti storiche note risalgono a 2000 anni prima di Cristo in un testo cinese dove raccontano della coltivazione di alcuni agrumi, probabilmente dei cedri e dei pomeli. La genealogia di questi frutti è rimasta a lungo ignota fino a quando poco tempo fa si è sequenziato per la prima volta il genoma di molti di questi agrumi e quindi ora possiamo trarre una sorta di albero genealogico. La sorpresa che è saltata fuori è che quasi tutti gli agrumi che noi conosciamo e coltiviamo sono in realtà degli incroci tra solo tre agrumi, diciamo, progenitori. Ora vediamo quali. Questo è il cedro o Citrus medica, è un agrume coltivato da migliaia di anni nel sud-est asiatico ed è stato il primo agrume a raggiungere il Mediterraneo. In particolare è stato Alessandro Magno che l'ha portato dalla Persia e poi l'ha introdotto nel bacino del Mediterraneo. I romani lo conoscevano, è stato Plinio a coniare il nome citrus per questo frutto, il cedro, che allora come adesso veniva sfruttato più per le sue proprietà aromatiche, perché questo frutto noi non lo utilizziamo quasi mai spremuto, ci possiamo fare a volte delle bevande come la cedrata, ma normalmente viene utilizzato per esempio per aromatizzare delle bevande, per fare delle marmellate o cose di questo genere. È stato il primo agrume introdotto, come dicevo, nel bacino del Mediterraneo, anche se non ci sono prove che venisse coltivato all'epoca romana, probabilmente veniva solamente trasportato dai mercanti perché grazie alla sua buccia molto dura gli permette di sopravvivere a viaggi molto lunghi. Se il primo agrume ad arrivare in Europa è stato il cedro, l'ultimo di quelli importanti è stato il mandarino. Anche il mandarino è di origine asiatica, in particolare della Cina. Questo non è il mandarino originale, il Citrus reticulata, questo è probabilmente il frutto di una serie di reincroci successivi che sono stati fatti. Come dicevo, pur essendo uno delle specie domesticate originariamente di agrumi, è stato l'ultimo tra quelli importanti ad arrivare in Europa. Pensate che è arrivato in Inghilterra solamente nel 1805, da lì si è diffuso poi in Italia, dove alla metà dell'Ottocento era già coltivato attivamente. Dall'Italia poi si è diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo. Ora è un agrume molto importante. In realtà sono stati fatti tantissimi incroci successivi, per cui abbiamo vari tipi di mandarini che non formano un gruppo omogeneo. Chiamiamo mandarini solamente dei frutti abbastanza piccoli, facilmente pelabili, arancioni e abbastanza dolci. I mandarini ora sono popolarissimi e stanno guadagnando terreno come coltivazione rispetto alle arance. Un altro agrume invece introdotto molto prima dei mandarini ma che non ha avuto molto successo è il pomelo o pummelo. È stato introdotto dagli arabi attorno al Medioevo, sembra un grande pompelmo e ha un sacco di albedo, cioè di spugna bianca, che non è molto commestibile. È stato introdotto come altri agrumi dagli arabi attorno all'anno 1000. Ci sono prove di sue coltivazioni anche in Sicilia, però non ha avuto molto successo. Si è diffuso poi nel resto dell'Europa e in altri paesi, ma soprattutto nelle colonie inglesi, grazie a un capitano della Compagnia delle Indie Orientali, il capitano Shaddock. Questo è il motivo per cui in molti paesi, tra cui per esempio anche in Liguria, questo agrume viene chiamato shaddocco. L'arancia dolce, l'arancio è
l'albero, l'arancia è il frutto, o Citrus sinensis, a differenza di questi agrumi che abbiamo visto, non è stato domesticato da una specie selvatica, cioè l'arancia selvatica non esiste. Se vi ricordate nel video che ho fatto sui frumenti, vi ho raccontato che ogni tanto in natura spontaneamente accadono degli incroci tra specie diverse per creare una nuova specie. Beh, è quello che è successo circa, si pensa, 4.000 anni fa in Cina, dove il mandarino originario cinese si è incrociato proprio con il pomelo e ha dato luogo all'arancia, chiamata anche arancia dolce per distinguerla dall'arancia amara. Noi non sappiamo se questo incrocio sia avvenuto completamente spontaneamente oppure se c'è stato in qualche modo un aiuto umano. Fatto sta che qualcuno ha notato quell'incrocio, quel frutto anomalo, l'ha preso, l'ha propagato e da lì è nata la prima coltivazione di arance. Come altre specie vegetali nate in questa maniera, poiché non esiste la variante selvatica dell'arancia dolce, la sua biodiversità è estremamente ridotta, perché di fatto tutti gli alberi che noi troviamo in giro per il mondo sono originati solamente da un incrocio primogenito. L'arancia dolce è stata introdotta nel Mediterraneo attorno alla fine del 400, ma è dal 500 in avanti che grazie ai navigatori portoghesi si diffonde in tutto il bacino del Mediterraneo e poi anche nelle colonie oltreoceano, ed è lì che cominciano a essere selezionate alcune mutazioni genetiche, come per esempio l'arancia navel, che è a oggi la varietà più importante al mondo. È un'arancia senza semi che sviluppa anche al proprio interno un piccolo arancino più piccolo immaturo. Il fatto di essere senza semi ovviamente implica che ogni pianta è di fatto un clone di tutti gli altri. Le navel si diffondono dai primi decenni dell'Ottocento in Brasile, poi in California e poi in tutto il resto del mondo. Ci sono altre varietà che sono state sviluppate, per esempio le arance di Valencia. Le arance di Valencia sono una varietà che è diventata anch'essa molto popolare, molto coltivata, perché fruttifica quando le navel non sono disponibili, ed è questo il motivo per cui noi possiamo avere arance tutto l'anno. Poi ci sono delle varietà che si sono sviluppate localmente, per esempio le arance tipo tarocco o moro o le sanguinelle. Le moro e le tarocco sono mutazioni genetiche apparse in Sicilia, mentre le sanguinelle risalgono agli inizi dell'Ottocento in Spagna, e poi anche queste si sono diffuse in altri paesi come per esempio in Italia. Come fratello dell'arancio dolce abbiamo l'arancio amaro o arancia amara, il frutto Citrus aurantium. Questo è, come dicevo, il fratello dell'arancia dolce perché di fatto ha gli stessi genitori. Anche lui è nato da un incrocio spontaneo tra le due specie che vi ho già citato, cioè il mandarino e il pomelo. Quindi il fratello dell'arancio dolce, e quindi come tutti i fratelli è un po' diverso. In particolare si distingue per il suo aroma più caratteristico, ma soprattutto per il fatto che il succo, la polpa, è estremamente amara. Questo è uno dei motivi per cui normalmente non si utilizza per esempio come frutta da dessert, ma si fanno per esempio delle marmellate, oppure si utilizza per produrre dei liquori come il Grand Marnier. È stato introdotto in Europa molto prima dell'arancia dolce. Infatti nella cucina medievale, poiché è stato introdotto insieme al pomelo, al limone e a qualche altro agrume dai mercanti arabi, era utilizzato in cucina col nome di melangolo, soprattutto per fare delle salse con cui andare ad arricchire dei piatti soprattutto di carne, proprio per via del gusto dolce amaro che piaceva molto nella cucina medievale. Una mutazione genetica dell'arancia amaro è il chinotto Citrus myrtifolia. Non ho trovato l'agrume, quindi ho portato qui una bevanda. Viene coltivato in Italia solamente in alcune zone, tipicamente in Liguria, nella zona di Savona, ma anche in Calabria per esempio, e si usa quasi esclusivamente per produrre la omonima bevanda. Ma veniamo al limone più amato da chi diffonde bufale salutistiche e lo mette sempre in prima pagina nelle riviste di benessere, il limone o Citrus limon. Anche questo, ebbene sì, anche questo è un incrocio tra due specie preesistenti. In particolare è un incrocio tra l'arancio amaro e il cedro. È un incrocio avvenuto migliaia di anni fa
molto probabilmente in una zona che va dall'India, alle pendici della catena dell'Himalaya e la Birmania, è coltivato quindi da millenni. Ci sono tracce di utilizzo di limoni in epoca romana, ma non ci sono prove che venisse coltivato, quindi probabilmente qualche campione arrivava con i mercanti. Le prime tracce di coltivazione di limoni in Europa risalgono sempre attorno all'anno 1000-1100 in Sicilia grazie agli arabi. Ma non pensate che questi incroci siano avvenuti solamente migliaia e migliaia di anni fa, ce ne sono alcuni che sono avvenuti solo di recente. Per esempio il pompelmo o Citrus paradisi, è un incrocio spontaneo che è avvenuto nelle isole Barbados nel Settecento ed è un incrocio tra un'arancia dolce e un pomelo. Ancora più recente e più precisamente agli inizi del Novecento, l'incrocio che ha dato luogo alle clementine, Citrus clementina. È un incrocio spontaneo che è avvenuto in un orfanatrofio in Algeria agli inizi del Novecento tra un discendente del mandarino asiatico, quindi un mandarino europeo, e l'arancia dolce. Si chiama clementina perché è stata scoperta dal frate Marie Clement che accudiva l'orto dell'orfanatrofio. Nel 1925 si è poi diffuso nel resto della Spagna e poi da lì in tutto il resto dell'areale mediterraneo. Adesso è uno degli agrumi più importanti commercialmente che si coltivano nel Mediterraneo. Poi cosa abbiamo ancora? Abbiamo qualche altro agrume minore, diciamo, per esempio il bergamotto. Viene soprattutto usato per i suoi oli essenziali e per esempio quello che fornisce l'aroma al tè Earl Grey. Ed è un incrocio tra il limone e l'arancio amaro. Abbiamo poi il lime, o meglio si dovrebbe dire i lime, perché in realtà non formano una specie unica, perché ormai chiamiamo lime commercialmente questi agrumi normalmente piccoli, con la buccia che rimane verde e abbastanza aspri. Alcuni di questi sono nati da un incrocio tra un agrume selvatico, che non è commestibile, il Citrus micrantha, e il cedro. Sono arrivati poi nel 1500 nei Caraibi, in Messico, dove ora sono diventati molto popolari e fanno parte della loro cultura gastronomica locale. Da ultimo abbiamo i cosiddetti kumquat, che sono degli agrumi a tutti gli effetti, anche se a volte vengono classificati con un genere a parte chiamato Fortunella. In particolare si distingue dagli altri agrumi, prima di tutto perché è molto piccolo, ma anche perché ha, unico tra gli agrumi, la buccia commestibile e molto dolce. Uno potrebbe anche chiedersi, vabbè, ma adesso che sappiamo tutta questa genealogia, cosa ce ne frega, cosa ce ne facciamo? Vi ho detto per esempio che l'arancio dolce, ma anche il limone, non hanno delle varianti selvatiche, quindi la loro biodiversità è estremamente ridotta. Quindi non possiamo, come per esempio facciamo con altre specie che abbiamo domesticato da specie selvatiche, fare degli incroci successivi per magari rendere le specie commerciali resistenti a qualche malattia, per esempio, o per introdurre delle nuove caratteristiche. Non lo possiamo fare con queste specie che non hanno la controparte selvatica. Però adesso che sappiamo come si sono originati, potremmo cercare di fare dei nuovi incroci tra il mandarino e il pomelo, o tra l'arancio amaro e il cedro e così via, per riprodurre delle, diciamo, nuove varianti di aranci dolci, di limoni, di bergamotti, di pompelmi e così via, per cercare di reintrodurre delle caratteristiche che non sono state introdotte al momento dell'incrocio casuale, quindi in qualche modo aumentare la biodiversità esistente di questi agrumi. Siamo alla fine del video, quindi è arrivato il momento della risposta al quiz. Secondo le tabelle delle USDA, cioè il Ministero dell'Agricoltura americano, 100 grammi di arancia dolce, esclusa la buccia, contengono 59 mg di vitamina C, mentre 100 grammi di limone, sempre esclusa la buccia, ne contengono 53. Quindi insomma sono quasi uguali, solo che è molto più facile mangiarsi un'arancia intera che non un limone intero. Se invece parliamo di spremuta, 100 grammi di spremuta d'arancia ne contengono 50 di milligrammi di vitamina C, mentre 100 grammi di spremuta di limone ne contengono 39. Non c'è tanta differenza, ma ancora una volta è più facile bersi una spremuta d'arancia che non una spremuta di limone, anche perché la vera differenza è dovuta al contenuto di acido citrico, che nel limone è 4 volte più concentrato che non nell'arancia, questo è il motivo per cui è più aspro. Con oggi abbiamo finito e quindi è il momento di salutare e arrivederci
sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!